Salve, benvenuta nel mio negozio di fiori. È la prima volta che viene. Infatti mi sembrava di non averla mai vista prima. È rimasta colpita dall'allestimento della vetrina. Beh, grazie, gentilissima. Come vede, qua può trovare sia piante da esterno, sia piante da interno, nonché ogni accessorio utile per il giardinaggio. Esatto, ha bisogno di una mano per cercare una pianta in particolare o vuole dare un'occhiata per conto suo? Ok, d'accordo, vuole una pianta da esterno. Benissimo, sa già dove posizionarla? Mi spiego meglio. Vuole una pianta che possa stare in pieno sole o sa già che andrà a metterla sotto un gazebo, sotto un portico, per cui posso farle vedere anche delle piante che hanno bisogno di un'esposizione parziale. Ok, pieno sole. D'accordo. Allora mi segua all'esterno che le faccio vedere quello che abbiamo al momento. Iniziamo con la dahlia, una pianta che presenta tante varietà di colore e di forma dei fiori. La sua fioritura avviene dalla primavera sino all'autunno. Infatti, come può notare, anche se la stagione calda sta purtroppo per finire, qua abbiamo dei boccioli che devono ancora aprirsi. I colori dei petali, che sono molto numerosi, vanno dal bianco al rosa, dal rosso al giallo, e le sue foglie sono di colore verde scuro. Noi al momento abbiamo disponibile una dahlia dai fiori rosa, questa dai fiori rossi e quest'altra bicolore, che è la mia preferita in assoluto. Per quanto riguarda l'irrigazione, deve essere regolare e ovviamente può variare a seconda della temperatura e delle condizioni del terreno. Comunque, per verificare se ha bisogno d'acqua, può infilare un dito nel terreno e sentire se è ancora umido. Se è asciutto, la pianta va annaffiata. Le piace? Ottimo. Adesso però le faccio vedere qualcosa di totalmente diverso. Questa è, a mio avviso, una delle piante più eleganti che esistano, la galla. Ha un fogliame largo, brillante e il fiore, solitamente di colore bianco, è slanciato a forma di imbuto e circonda la spiga gialla centrale. In questo caso il fiore non è presente perché la pianta si trova nella fase del riposo vegetativo. L'irrigazione deve essere regolare, specialmente durante la primavera e l'estate, quando la pianta ha bisogno di un terreno umido. Inoltre è importante la potatura delle parti secche per mantenere la pianta vigorosa e prevenire le malattie. Proseguiamo verso l'erba cristallina di Cooper. Fiorisce per mesi, da maggio fino all'inverno.
caso rosati, ma possono essere di vari colori e presentano generalmente delle striature marroni sui petali. Le foglie sono disposte alternativamente e sono lisce e fini. Come vede è caratterizzato da steli sottili, per cui c'è il problema del farli rimanere dritti. La soluzione è semplicemente quella di affiancare alla pianta un piccolo sostegno, anche perché possono crescere fino a circa 1 metro di altezza, quindi veramente tanto. Il giglio peruviano non richiede molta manutenzione, basta fare attenzione ad annaffiarlo prima che il terreno diventi troppo asciutto. Adesso mi segua che le faccia vedere il pezzo forte, sono sicura che le piacerà moltissimo. Guardi qua che bellezza! Ci troviamo di fronte a una petunia ibrida. Essa è una pianta con fioriture abbondanti. I fiori sbocciano da giugno fino all'autunno e come vede sono stupendi. Hanno una forma a trombetta e coprono un'ampia gamma di colori vibranti. Inoltre sono spesso ricoperti da peluria, nonché appiccicosicci. La petunia ibrida richiede un'irrigazione regolare per mantenere il terreno umido. I fiori che appassiscono, mi raccomando, devono essere rimossi. Insomma, se vuole una pianta ornamentale con un effetto cascata e che le trasmetta allegria solo a guardarla, questa fa sicuramente al caso suo. Infine le mostro anche delle piante grasse. Mi rendo conto che si va su un genere completamente diverso da quello che le ho fatto vedere fino ad ora, ma queste sono veramente adatte per chi ha le prime armi o per chi non ha molto tempo da dedicare al giardinaggio. Sono infatti molto semplici da gestire, stanno bene in pieno sole e non hanno bisogno di bagnature frequenti, anzi, prima che accada il terreno deve essere secco. Se è indecisa, non gli dia l'acqua. Altra cosa, non l'ho detto prima, ma tutte le piante hanno bisogno di essere concimate di tanto in tanto. Ecco, per le piante grasse, attenzione, c'è bisogno di un concime specifico. Bene, vuole vedere altro? Ok, allora direi di rientrare. Eccoci qua. Allora, cosa ne pensa? Le è piaciuta qualche pianta in particolare? La dalia con i fiori gialli e rosa e la petunia. D'accordo, in effetti sono bellissime, sono stupende. Gliele faccio subito preparare. No, stia tranquilla, sono sicura che anche se non ha il pollice verde riuscirà a gestirle, a seguirle perfettamente. Poi adesso non so se ne ha il corrente, ma ci sono anche delle applicazioni per cui veramente basta scattare una foto alla pianta e queste applicazioni